Uno degli orologi meno capiti in assoluto della casa coronata, l'orologio banalmente meno apprezzato da parte degli appassionati è indubbiamente il Rolex Air King e credo di non dirvi nulla di nuovo. Eppure con un listino di 7.050 euro assieme all'Explorer 1 il Rolex Air King è anche uno dei professionali meno costosi di tutto il catalogo Rolex. Nonostante rispetto ad altri non gli manchi praticamente nulla, se non la data, che però per esempio manca anche al Submariner 124060 che ha un listino abbastanza diverso con circa 1.500 euro in più. Naturalmente il Submariner di Rolex è il diver per eccellenza, sicuramente del catalogo della casa coronata, ma in generale uno dei diver più amati e più riconoscibili della storia. Stessa cosa purtroppo non può dirsi del Rolex Air King, sebbene, e adesso vi spiegherò perché, è uno dei veri professionali di tutto il catalogo, quello che forse ha più senso in assoluto, sicuramente rispetto alle sue versioni vintage. Siamo stati da Giulio Chiossone per provarne uno e ve ne parlo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. La referenza 126900 è l'ultima evoluzione di questo modello, un modello poco considerato da parte degli appassionati e secondo me a torto, perché in realtà ha delle caratteristiche che lo dovrebbero rendere unico anche da un punto di vista collezionistico, quando magari un giorno sarà un vintage anche lui. È uno dei pochi orologi non configurabili sul sito di Rolex, che normalmente invece offre la possibilità di personalizzare i vari modelli tra le varie combinazioni di acciaio e oro, le lunette, i quadranti. Il Rolex Air King, il 126900, nasce così e non lo si può toccare. E naturalmente c'è un motivo: il suo quadrante ma anche la sua cassa, la sua nuova cassa aggiornata nascono con uno scopo naturalmente un po' anacronistico nel 2022, perché dubito che qualche pilota utilizzi ancora l'orologio meccanico al polso, sebbene credo che possa comunque essere un utile backup meccanico nel caso di avaria. Non sta a me dirlo perché purtroppo non mi occupo di aviazione, però come in alcune professioni il backup meccanico è ancora abbastanza considerato. Anzi, nei commenti magari qualcuno che è in aviazione, come so che c'è qualcuno che ci segue, magari potrà svelarci qualche segreto e qualche curiosità. L'Air King però non è configurabile perché ha un quadrante molto particolare, aggiornato nella sua ultima versione, reso più armonioso, con una piccolissima particolarità, ovvero l'aggiunta del numero 0 al quinto minuto, in maniera tale da rendere più armonioso tutto il quadrante, mentre ha grandi cambiamenti all'interno della cassa, perché diventa una cassa molto più professionale, molto più spigolosa, con l'aggiunta anche delle spallette proteggicorona che, a differenza della precedente praticamente uguale a quella dell'attuale Milgauss, rende l'orologio sicuramente più sportivo, più adatto a una denominazione professionale. Professionale sì, perché il suo quadrante, che sembra semplicemente troppo affollato, in realtà ha una funzione specifica che anche negli Air King Vintage non era neppure prevista, perché gli Air King Vintage erano dei 34 mm che in pratica non offrivano nulla di più rispetto agli Oyster Perpetual o agli Oyster Perpetual Date, se non un nome diverso sul quadrante. Il Rolex Air King moderno invece nasce con uno scopo preciso, quello di offrire effettivamente una funzione in più a chi volesse utilizzarlo professionalmente. Partendo però dai dettagli, c'è da dire che è anche l'unico Rolex che ha delle particolari note di colore all'interno del quadrante, e questo anche da un punto di vista collezionistico, soprattutto nel lontano futuro, normalmente fa la differenza, e mi riferisco alla scritta Rolex e alla corona Rolex sul quadrante, che sono colorate di giallo e di verde, così come è verde anche la sfera dei secondi, caratteristica poco comune all'interno degli orologi Rolex, sicuramente poco comune all'interno dei professionali. Abbiamo visto qualcosa di simile, e ne abbiamo già parlato, nel Rolex Milgauss, che invece sia in passato sia oggi ha quella particolare sfera dei secondi a forma di fulmine, a forma di saetta, che secondo me sarà molto apprezzata in futuro.
qualcosa del genere potrebbe accadere naturalmente anche per il Rolex Air King. Ora, al di là però di queste piccolezze estetiche che per qualcuno naturalmente possono passare del tutto inosservate o comunque essere del tutto indifferenti, passiamo al quadrante dell'Air King e a questa strana numerazione suddivisa ogni 5 minuti. Il quadrante riceve un aggiornamento perché anche i numeri 3, 6 e 9 non diventano più in oro bianco pieno, ma sono retroilluminati, conferendo soprattutto al buio all'orologio una luminosità completamente diversa e dal punto di vista estetico forse anche un po' più di concretezza, un po' meno rotondità per un orologio appunto che diventa un orologio davvero professionale. L'Air King però nasce appunto come strumento di volo, chiamiamolo così, con questa idea romantica, e come tanti altri pilot anche di categorie diverse ha questo appunto quadrante suddiviso ogni 5 minuti. Lo scopo di questo quadrante è facilitare il volo a vista, il VFR, un po' come accade anche per il Tudor FXD con ghiera retrograda, che non c'entra assolutamente nulla con gli aerei, ma ha più o meno uno scopo simile. Il VFR, il volo a vista, in inglese Visual Flight Rules, sono l'insieme delle norme e delle regole a cui il pilota deve attenersi per condurre un volo in totale sicurezza. Naturalmente la parola stessa suggerisce il tipo di volo, ovvero a vista, utilizzando soltanto ciò che è in grado di vedere e quindi in pratica senza radioassistenza. Ora, io naturalmente non sono un tecnico, quindi perdonerete eventuali errori e anzi vi chiedo di correggermeli all'interno dei commenti così da parlarne insieme. Ma in ogni caso ho cercato di approfondire anche per capire come può essere utile uno strumento di questo tipo, un orologio di questo tipo al polso di un pilota che effettui un volo a vista, e possiamo dire che quest'ultimo segue due particolari regole normalmente, ovvero il volo osservato e il volo stimato, e normalmente il volo a vista è una combinazione di questi due, ovvero l'osservazione, quindi la determinazione della propria posizione semplicemente in base a un'osservazione orografica degli elementi a terra, è un'osservazione stimata, la quale prevede che una volta nota la propria posizione e conoscendo la direzione e la velocità in cui l'aeromobile sta viaggiando, si possa determinare lo scostamento rispetto al primo punto dopo un certo lasso di tempo moltiplicando velocità per tempo trascorso. Ed è proprio questo dato che ci consente di capire come si utilizza un orologio di questo tipo, perché la suddivisione ogni 5 minuti consente una lettura molto più precisa dell'orologio e del tempo trascorso, che poi andrà moltiplicato per la velocità in maniera tale da determinare lo scostamento rispetto a un punto conosciuto durante il volo. Ho nominato prima il Tudor FXD e non è un caso, perché anche quest'ultimo, attraverso però la rotazione di una ghiera retrograda, consente di determinare un certo scostamento di tempo attraverso però l'azionamento della ghiera, cosa che invece non viene fatta durante il volo, per la navigazione a vista subacquea, cioè in pratica per determinare quanto tempo è passato nello spostamento tra un punto A e B per poi cambiare rotta e calcolare nuovamente altro tempo. Nel VFR funziona praticamente al contrario, cioè non verrà calcolato il tempo trascorso tra un punto A e un punto B, ma verrà visualizzato il tempo trascorso per determinare poi la posizione rispetto a un punto conosciuto. Insomma, una tecnica di volo rudimentale, così come è rudimentale immaginare di farlo con un orologio meccanico al polso come può essere il Rolex Air King. Insomma, a differenza di ciò che si poteva credere, l'Air King non ha quel quadrante per puro esercizio stilistico, che tra l'altro non piace neanche a tanti. Ha uno scopo ben preciso che peraltro supera invece la quasi inutilità del vintage, che invece aveva un quadrante pulito come qualsiasi altro Oyster Perpetual e che di Air King e di volo ci aveva soltanto il nome. Personalmente, dopo aver scoperto che quel quadrante, quell'orologio in particolare, l'unico orologio Rolex dedicato al volo, ha davvero la possibilità di essere utilizzato professionalmente e tecnicamente, ho un po' iniziato a guardarlo con occhi diversi, e questo in realtà è successo tanti anni fa, quando cercai di approfondire
la storia di questo orologio. Come al solito però vorrei sapere che cosa ne pensate nei commenti, proprio perché l'Air King è da sempre un orologio poco considerato. Fatemi sapere se avete un po' cambiato idea. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, questa è la nostra stanza degli orologi, questo è Talk, ci vediamo in una prossima puntata.